Allora, cari amici di Radio Radicale, benvenuti al forum Riformare la giustizia dopo il no al referendum. Vi parla Alessandro Barbano, io sono il direttore del quotidiano Altra Voce e questa è un'iniziativa che Altra Voce e Radio Radicale hanno organizzato in collaborazione per riaprire il dibattito dopo l'esito del referendum del 22 e 23 marzo scorsi. Lo faremo con alcuni ospiti che abbiamo invitato e che vado a presentarvi. Il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Rocco Maruotti, il presidente delle Camere Penali Francesco Petrelli, i giuristi Niccolò Zanon e Gianluigi Gatta e il magistrato Alberto Cisterna. Abbiamo voluto individuare alcuni profili di persone impegnate sul terreno della giustizia con cui discutere di ciò che resta dell'occasione del processo riformatore sulla giustizia dopo il voto che ha sancito la vittoria del no al referendum. Ci concentreremo sugli aspetti della riforma fallita che riguardano soprattutto il rapporto fra cittadino e giustizia. E voglio partire proprio da questo primo punto, cioè il tema delle garanzie e della protezione dell'innocente, che è una questione che ci sta molto a cuore, perché la riforma è stata raccontata in tutta la campagna elettorale come una sorta di strumento di regolazione dei rapporti fra magistratura e politica, e probabilmente conteneva però dentro di sé un obiettivo molto diverso, molto più importante, che riguarda il rapporto fra cittadino e giustizia. Questo rapporto e questa preoccupazione di garantire un giudizio terzo, effettivamente terzo, che sia, come dire, che sia ispirato alla protezione dell'innocente, è un tema che ci sta a cuore di fronte a quello che purtroppo la prassi ci racconta, cioè i processi di primo grado che si concludono per il 50% con un verdetto di assoluzione dopo anni di calvario giudiziario, durante il quale spesso ci sono state anche custodie cautelari molto dolorose, le richieste dei pubblici ministeri che vengono accolte con una percentuale altissima di casi dal GIP e dimostrano che in questa fase, soprattutto quella delle indagini preliminari, la protezione dell'innocente è è una prescrizione costituzionale, ma non è un obiettivo realizzato nella prassi giudiziaria. E allora i cittadini rifiutato la riforma che ovviamente aveva nella separazione delle carriere questo anche e soprattutto questo obiettivo. Ma in che modo, se ritenete che questo obiettivo sia giusto, è possibile immaginare di realizzarlo in altre forme nei mesi che restano di questa legislatura o in quella che verrà? E su questo io vorrei che vi esprimeste partendo dal dottor Rocco Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, in attesa che si colleghi anche il vice ministro Sisto, che è impegnato in commissione ma a momenti sarà qui. Prego, dottor Maruotti, a 3 minuti e mezzo. Sì, grazie per l'invito. Ovviamente saluto gli altri illustri esponenti che sono stati invitati a esprimersi su queste domande cruciali, secondo me davvero cruciali. Lo sono ancora di più all'indomani dell'esito referendario, perché noi dobbiamo tutti insieme confrontarci con i problemi della giustizia, che non sono ovviamente stati nascosti sotto un tappeto con l'esito del voto referendario, e sono ancora lì,
che ci attendono nelle aule di giustizia e anche prima, perché lei ha fatto riferimento, direttore, alla fase delle indagini preliminari, che è una fase che da pubblico ministero vivo ovviamente tutti i giorni, di cui vedo la complessità. Ci sarebbero tantissime cose su cui riflettere. Non so se questa è la sede, ovviamente, perché è un tema, sono temi molto tecnici sui quali secondo me bisogna ragionare con estrema attenzione e soprattutto con estrema disponibilità al confronto, un confronto che deve servire a risolvere i problemi pratici. Io, ecco, guardi, parto subito dalla riforma per archiviarla, diciamo, come una riforma che non serviva ovviamente, a mio giudizio, a rispondere alle corrette rivendicazioni di buona parte dell'avvocatura. Secondo me non era una riforma che risolveva i problemi, le esigenze di maggiore garantismo che sono state invocate, perché nulla aveva a che fare con questo, chiaramente la divisione in due della magistratura, la creazione di due diversi consigli superiori, l'utilizzo del sorteggio come metodo un po' brutale, un po' rozzo per la individuazione dei componenti di un organo di rilevanza costituzionale presieduto dal Capo dello Stato. I cittadini hanno capito che non era questa la soluzione. Ora noi abbiamo una serie di questioni invece da affrontare. Io già nelle prime dichiarazioni che ho fatto il giorno stesso dell'esito del referendum, ma anche poi nei giorni successivi, ho detto chiaramente che il tema del processo e i problemi che esso conserva vanno sicuramente affrontati. Noi siamo disponibili a farlo, anzi abbiamo chiesto forse per primi l'apertura di un tavolo, di un confronto. Noi portammo già all'incontro del 5 marzo 2025 a Palazzo Chigi, dove in realtà fummo ovviamente invitati per parlare del testo della riforma costituzionale, ma in quella sede la Premier esordì che in realtà quel testo non sarebbe cambiato di una virgola, e noi andammo con un documento di 8 punti che abbiamo riportato da subito all'attenzione. Me li sintetizza brevemente, perché il tempo Guardi, vola. molto velocemente. Noi chiedevamo, però ecco, forse su questo dovrei fare un altro giro perché andare un po' nel merito. Noi chiedevamo intanto di adeguare le piante organiche della magistratura almeno alla media europea. Noi siamo assolutamente... Mi perdoni, dottore, mi perdoni, scusi, io però vorrei che stessimo, come le dicevo, al quesito, cioè sul tema della protezione degli innocenti, ammesso che esista un problema, perché lei può anche dire non esiste il problema, e cioè sul tema dei 226.000 assolti in 2 anni dopo il processo di primo grado che dura 4, 6, 8 anni, sul tema del 95-99% delle richieste del PM che vengono autorizzate dal GIP, sul tema della custodia cautelare che continua ad essere utilizzata in maniera abnorme, ci sono casi recentissimi, poi magari ne citerò uno. Voi ritenete che esista questo problema, ecco questo, e che tipo di proposte oggi si possono fare prescindendo dalla separazione delle carriere? Guardi, noi lo abbiamo già detto nel corso del dibattito referendario, il tema delle indagini preliminari in cui ci sono i dati, i numeri hanno la testa dura come le pietre, c'è un accoglimento importante delle richieste delle procure da parte degli uffici dei giudici di indagini preliminari. Noi riteniamo che sia dovuto al fatto che si tratta di una fase, nel 90% dei casi, fino a quando non ci sono degli atti che comportano discovery, in cui la difesa non partecipa alla costruzione, diciamo, del procedimento, all'acquisizione delle prove. Il GIP legge le stesse carte che legge il pubblico ministero, che nel 90% dei casi sono sostanzialmente quello che ha portato all'attenzione della procura la polizia giudiziaria. Una distanza eccessiva tra le valutazioni del GIP e del pubblico ministero in quella fase, secondo me, sarebbe quella sì un po' patologica, perché vorrebbe dire che 2 giuristi che hanno superato lo stesso concorso, pur leggendo le stesse carte, arrivano a conclusioni opposte. Peraltro aggiungo, sapete tutti che per chiedere un'intercettazione o per chiedere una misura cautelare non servono le prove al di là di ogni ragionevole dubbio, che servono invece per arrivare a una sentenza di condanna nel dibattimento.
servono gravi indizi di colpevolezza, gravi indizi di reato, diciamo una soglia probatoria molto decisamente più bassa. Ora, io credo si potrebbe ragionare su alcuni strumenti che consentono una migliore, maggiore partecipazione della difesa già nella fase indagini preliminari, che però è una fase coperta dal segreto, per cui diciamo c'è un equilibrio molto delicato su cui bisogna ragionare con molta attenzione. Grazie. Ecco, concentriamoci su questo tema. Il primo intervento è andato un po' fuori, però se restiamo nei 3 minuti e mezzo riusciamo a mettere a fuoco più cose. Poi parleremo anche delle cose che le stanno a cuore, dottor Marotti, glielo prometto. Francesco Petrelli, lei cosa pensa di questa emergenza, se c'è un'emergenza riguardo la protezione dell'innocente, per così dire? Io direi che questa emergenza c'era, è un dato storico, d'altronde il direttore lo ha acutamente e dolorosamente ricordato a tutti, quali sono le cifre, le statistiche. Ogni 8 ore un cittadino ingiustamente privato della libertà personale. È una questione attuale che, devo dire, l'esito referendario ricolloca prepotentemente al centro della scena, perché non dobbiamo dimenticare che quel dato dei 12 e passa milioni di elettori che hanno votato sì al referendum stanno a significare che c'è una grandissima attenzione da parte della collettività riguardo il problema della libertà personale. E risolvere la questione, come mi sembra aver almeno accennato a fare il segretario Maruotti, sostanzialmente rivendicando l'unitarietà delle carriere come unitaria cultura della giurisdizione, per cui la visione del giudice e del pubblico ministero devono inevitabilmente convergere, mi pare che si collochi totalmente al di fuori di quelle che sono le aspettative dell'elettorato. Bisognerebbe trovare un po' la quadra rispetto a questo problema, perché la sua impostazione finisce, come suol dirsi, con il provare troppo. E allora che dire quando il Tribunale del riesame annulla, o la Corte di Cassazione annulla i provvedimenti del primo giudice, quindi del pubblico ministero, smentisce quella valutazione, e sono 2 valutazioni fatte da 2 giuristi che applicano comunque la stessa regola e la stessa legge. Non possiamo continuare a ragionare in questi termini. Il dottor Maruotti citava la questione anche degli organici. Sono d'accordo ovviamente con questo dato, anche perché risolvere, come però dobbiamo riconoscere che in parte il ministro Nordio ha iniziato a fare, mettendo a concorso credo almeno 2000 nuovi posti di magistrato, andando quindi a coprire quel 15% di carenza strutturale che era stata rilevata all'interno dei nostri uffici giudiziari. Credo che questo sia corretto farlo, se non altro per svelare questa eventuale truffa delle etichette e dimostrare che effettivamente, avendo più giudici, riusciremo in realtà ad avere anche meno ingiuste detenzioni. Se il direttore mi consente, concludo soltanto con questo.
Io credo che sia anche un problema di professionalità, bisogna puntare sulla qualità del giudice, non sulla quantità, e io credo di poter confermare quello che oggi ha scritto il professor Donini, il quale ha detto, e sono d'accordo con lui, non basta cambiare le leggi quando le menti sono ancora ferme a privilegiare la posizione dell'accusa. Grazie. Professor Gianluigi Gatta, mi volgo a lei e ripeto la domanda a beneficio dei nostri radioascoltatori di Radio Radicale e di Altra Voce, e anche del viceministro Sisto che si è collegato e che ringrazio e che magari mettiamo in coda a questo giro, così può ascoltare quello che hanno detto tutti. Il punto era, la riforma è fallita. Ma il tema della protezione dell'innocente esiste o non esiste in un paese dove 226.000 persone vengono assolte negli ultimi 2 anni, cioè il 50% dopo un giudizio di primo grado che spesso è un calvario con arresti e abuso di custodia cautelare, e dove le richieste del ministero sono accolte in una percentuale quasi totale da parte del GIP? Su questo, secondo voi, è possibile, diciamo, rendere il processo giusto come prescrive la Costituzione anche senza la riforma in altro modo, e in che modo? Professor Gatta, lei aveva inserito nella riforma Cartabia il tema della probabilità di condanna. Esistono, ma non è sanzionato e non è dei criteri che possono essere univoci, no? Cioè il GIP e il pubblico ministero hanno l'obbligo di valutare la probabilità di condanna prima del rinvio a giudizio. C'è qualche riscontro su quello che è stato, diciamo, il risultato di questa misura, per esempio? Intanto buonasera a lei, a tutti e anche ai nostri ascoltatori. Allora, intanto, prima di rispondere alla sua domanda, no, la premessa che direi è questa, che la giustizia è stata al centro in questi mesi del dibattito pubblico, con toni, diciamo, più o meno centrati. Comunque è stata al centro del dibattito. Il referendum è passato, però benvengano iniziative come queste che cercano di continuare a tenere al centro il tema, perché la cosa più sbagliata sarebbe appunto quella di dimenticarsi di tutto e non parlare più della giustizia, che continuerebbe a soffrire dei deficit che come servizio pubblico ha, e che tutti riconoscono, hanno riconosciuto anche dalla parte sia della magistratura, sia dell'avvocatura e anche dell'opinione pubblica. Naturalmente il referendum è per sua natura un istituto divisivo, perché o vince il sì o vince il no, e quindi le ragioni che soccombono finiscono per essere tagliate fuori, e quindi è giusto, appunto, capisco, è giusto lo spirito quello di mantenere vivo il dibattito. Va anche detto che non bisogna però ignorare anche l'esito referendario, che è un esito che maggioritariamente si è detto contrario alla riforma del CSM, ma anche alla separazione delle carriere. Quindi non ci sarebbe cosa più sbagliata, a mio avviso, quantomeno nell'immediato, per essere proprio esplicito, che provare a fare con legge ordinaria quello che non si è riusciti a fare con una riforma costituzionale. Questa, se vuole, è un'osservazione più politica, ma che mi sentirei di fare. Nel merito, allora, effettivamente il pubblico ministero è il motore del processo penale, perché, come si è detto, come si sa, al giudice, a partire dal GIP, poi al giudice arriva quello che porta o non porta il pubblico ministero, e la regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, che è stata inserita appunto con la riforma Cartabia, mirerebbe proprio a cercare in qualche modo di realizzare un filtro, migliorare il filtro che l'udienza preliminare di per sé non è riuscita invece finora a garantire. Quindi questi sono problemi che già conosciamo da tempo, e quello che si può auspicare è un impiego rigoroso di questa regola di giudizio. L'altro giorno la presidente della sezione GIP di Milano, Ezia Maccora, in
in un'intervista, ma anche sul Fatto Quotidiano, ma anche in un articolo che ha pubblicato su questione giustizia, ha accennato a come a un buon funzionamento, ecco, quantomeno nell'ufficio milanese, però naturalmente questo andrebbe monitorato a livello nazionale. E sarebbero interessanti anche cercare di migliorare i dati statistici a disposizione, renderli pubblici in modo tale da poterli monitorare e commentare pubblicamente, è un dato importante. Secondo me è una prima cosa che si potrebbe fare. Per esempio, si è citato il 50% delle assoluzioni e non so se il 95 o il 99 quello che è di autorizzazioni di intercettazioni. Ho citato i due dati perché sono citati sì. Tutti e due, in realtà nessuno ha capito se il 95 e il 99. Esatto, però lì, diciamo che quello delle assoluzioni, che poi sono proscioglimenti che contengono forse un 30% di assoluzione, 35%, è un dato che in qualche modo non so se sia pubblico, è un dato che io ho visto ma non so se sia pubblicato sul sito del Ministero, sia raggiungibile. Sarebbe importante che lo fosse. E a mio avviso può spiegare, è stato utilizzato da un lato per dire il contrario, cioè che non c'è un'emergenza di giudice che non è terzo, tant'è che non accoglie sempre le richieste del pubblico ministero. Può essere anche interpretato dicendo che sono bravi gli avvocati e che riescono in tanti casi a convincere il giudice, può essere interpretato criticamente rispetto a un PM che riteneva una ragionevole previsione di condanna che poi è stata sconfessata, e forse in qualche misura, non lo so, questo è un dato più sociologico, dovremmo anche interrogarci sulla pressione mediatica che arriva anche sui pubblici ministeri, soprattutto in presenza di grandi eventi, nel senso che c'è la ricerca necessariamente di un responsabile, di un colpevole che si può scaricare, forse, non lo so, questo è un dato difficile da accertare, anche su, diciamo, allargare le maglie, le reti, quantomeno nella fase di indagine. Per quanto riguarda l'altro dato di cui parlavamo, quello delle autorizzazioni su intercettazioni telefoniche, sarebbe interessante che fosse reso pubblico, perché è stato contestato durante il dibattito, proprio se non ricordo male in un dibattito con il vice ministro Sisto dal procuratore Rossi di Bari, no? In cui si contestava che questo dato non fosse in realtà reale e pubblicato. Allora questo è un po' un mio chiodo fisso da studioso del sistema penale. Io questi dati li vorrei tutti pubblicati bene, in modo organizzato sul sito del Ministero, perché non. Questa è una proposta, ecco, al vice ministro Sisto, che si faccia, no? Ci sono molti dati, ma magari sono difficili da raggiungere, ci sono siti diversi. Rendiamoli pubblici in modo tale che si possa discutere anche tra di noi proprio. Certo, se fosse il 99% condivido che sarebbe un dato anomalo. Grazie. In effetti il sistema di giustizia è il sistema più povero di dati di tutte le altre policy pubbliche. Questa è una cosa che da giornalisti constatiamo. L'accesso ai dati nel 2026 è ancora una chimera. Questo è veramente incredibile. Detto questo, professor Zanon, dice il dottor Marotti, e lo dico anche a beneficio dell'onorevole Sisto che si è collegato da poco, dice, nella fase delle indagini preliminari il PM e il GIP lavorano sulle stesse carte, sono solo le carte della polizia giudiziaria. Dice, mi stupirei che avessero un punto di vista diverso, e così motiva l'accoglimento PM da parte del GIP. Ma allora il processo accusatorio che cos'è in un sistema dove effettivamente le cose funzionano in questo modo? È solo uno specchietto per le allodole? Dottor Zanon. Grazie intanto dell'invito, buonasera a tutti, buonasera anche agli ascoltatori. Ma vede, io sconto una difficoltà in questo momento, perché vorrei dire quasi che sono afono, nel senso che, avendo sostenuto le ragioni del sì e avendo perduto, e il referendum vanno presi sul serio, perché sono d'accordo con quello che diceva il mio amico Gianluigi Gatta, c'è un 46,5% di elettori che hanno risposto sì, ma c'è una 53,5% che hanno risposto no anche alla separazione delle carriere. Quindi direi i sostenitori del sì, ahimè,
sono in difficoltà e in questo senso sono quasi afoni, nel senso che stanno a sentire le proposte di chi ha vinto, perché questo è il punto. Per esempio, il tema che tante volte è tornato all'attenzione nei dibattiti referendari. Ma voi chiedete una revisione costituzionale per introdurre la separazione delle carriere, quando, è vero, la Corte Costituzionale ha detto che si può fare con legge ordinaria. È chiaro che una risposta facile sarebbe dire, visto che ci sono maggioranze parlamentari, le facciano con legge ordinaria alcune cose. No, non si può fare, perché bisogna prendere sul serio l'esito del referendum, e quindi io troverei costituzionalmente sbagliato perseverare in quella linea. E tuttavia, per venire alla domanda, che cos'è il processo? Io non so se chiamarlo accusatorio, chiamerei il processo di parti introdotto alla fine degli anni '80, e che poi l'articolo 111, la revisione del 111, ha consacrato a livello costituzionale. Il tema fondamentale resta sempre quello: costringere una parte pubblica che ha dietro di sé una potenza di fuoco incomparabile rispetto a quella del difensore, però a calarsi nella concretezza del processo, mettendosi in condizioni di parità di fronte al giudice terzo, come dice l'articolo 111, e quindi lavorare anche con riforme ordinarie di natura processuale che consentano di arrivare appunto a soluzioni diverse. Viva Dio, si arriva a soluzioni diverse, sia pure avendo fatto gli stessi studi di giurisprudenza, proprio perché si ha una formazione culturale probabilmente diversa. Quindi, ecco, credo che se esistono degli spazi per lavorare, per introdurre maggiormente la mentalità culturale della terzietà. Non so chi lo diceva adesso, che bisogna lavorare anche non tanto sulle leggi, ma sulle mentalità. Donini. Della formazione credo che sia un aspetto decisivo, quindi tenere conto, ecco, di quel 46,5% degli elettori che hanno espresso una loro preoccupazione sul funzionamento dei processi. Lo si può fare proprio in sede di formazione culturale dei magistrati, nella scuola superiore, per esempio. Avere una maggiore attenzione su questo. Mi veniva anche in mente che quella ragionevole probabilità di condanna, che è un po' il segno delle riforme che sono state introdotte dalla Cartabia, però poi siamo sicuri che vada nella direzione che ci interessa, perché in realtà poi gli aspetti probatori, per esempio, qui come vengono incisi da quelle definizioni? Siamo sicuri che non si portano dietro l'idea di portarsi nel contraddittorio prove che sono state, o indizi o elementi che sono stati formati nella fase in cui il contraddittorio non c'è, e che consentono appunto questa ragionevole previsione? Insomma, io credo che sia un problema a questo punto di mentalità culturale, non di riforme legislative. Alberto Cisterna, mentalità culturale. Voglio citare un caso, perché sennò parliamo di numeri, di cifre, ma c'è un caso che mi ha molto colpito. L'altro giorno è stato prosciolto dal GUP il colonnello Fabio Cagnazzo per l'omicidio Vassallo, il famoso sindaco pescatore, ve lo ricorderete. Ora, Cagnazzo, il delitto è avvenuto, se non sbaglio, nel 2009 o nel 2010, comunque 16-17 anni fa. Cagnazzo in questi 17 anni è stato già indagato 3 volte e 3 volte prosciolto. Dopo 17 anni viene reindagato una 4ª volta, sostanzialmente sugli stessi indizi e le stesse dichiarazioni dei pentiti che lo avevano portato sotto inchiesta nelle precedenti occasioni. Viene arrestato, per 5 mesi sta in carcere, il GIP e il Tribunale del Riesame confermano la custodia cautelare, arriva la Cassazione alla fine e poi viene prosciolto. Ora, mi chiedo, ma in un sistema dove un cittadino è stato prosciolto 3 volte, può essere arrestato dopo 16 anni per poi essere prosciolto dopo 5 mesi avendoli trascorsi in carcere? È chiaro che non le chiedo di giudicare un caso specifico, perché ovviamente, ma c'è qualcosa di macroscopico che non sta in piedi, a prescindere dalla specificità del caso, oppure no, secondo lei?
No, voglio dire, sicuramente ci sono casi eclatanti che attirano l'attenzione, sconvolgono la pubblica opinione, ma diciamo il tema di fondo l'hanno un po' trattato tutti, a dire la verità. Io saluto tutti, naturalmente, coloro che stanno partecipando a questa conversazione e lei, direttore. È chiaro che, voglio dire, il professor Zanoni ha fatto riferimento al problema della scuola superiore della magistratura, che non è a caso è un terreno di contesa, diciamo, abbastanza aspro all'interno della magistratura italiana, eh. Non ultima la sostituzione del presidente della scuola con un altro presidente, perché è considerato un punto chiave, perché esercita un controllo sulla cultura dei giudici più che sulla cultura della giurisdizione. E quindi lì c'è una questione importante. Quello che dice il collega Marotti, che è perfettamente giusto, cioè lui dice non ci può essere una totale disarmonia costante tra pubblico ministero e GIP. Io ho fatto entrambi i lavori e mi rendo conto che a un certo punto il GIP deve acquisire anche lui diciamo una mentalità che gli consenta anche di valorizzare le attività di indagine che vengono svolte, soprattutto nella fase delle intercettazioni, in cui in qualche misura occorre vedere qual è il progetto di indagine, come si sta sviluppando e che serietà ha. Ma tutto questo, diciamo, ha la necessità di rendere le culture, e non solo quella del PM e quella del giudice, le culture dei giuristi che praticano il processo omologhe. Cioè l'idea che la formazione dei giudici sia diversa da quella degli avvocati o quella dei pubblici ministeri sia diversa da quella dei legali patrocinatori è un tema delicato, perché si dovrebbe arrivare a una, non dico necessaria perché è impossibile, ma una tendenziale omogeneità di valutazioni. Cioè la sentenza di condanna, proprio perché pronunciata il nome del popolo italiano, dovrebbe ricevere una sorta di consenso da parte di tutti i soggetti del processo. Poi ciascuno la fa la propria parte, giustamente la difesa ha diritto di appellare, di andare in Cassazione, lo può fare il pubblico ministero, diciamo poi le polemiche, però il risultato, il prodotto giudiziario non può essere eversivo. Cioè non può essere in totale contraddizione con la può muovere da una totale contraddizione e contrapposizione sulla valutazione delle prove. Su questa strada si sta facendo pochissimo, perché la magistratura si chiude a riccio ritenendo di essere, diciamo, padrona assoluta di questa cultura della giurisdizione, ammesso che esista una cultura della giurisdizione in senso lato. Dall'altra parte l'avvocatura si rifugia in istanze garantiste che però diciamo non è che poi trovano un momento di intesa vero con i protagonisti togati per così dire del processo, nel senso che talvolta si avverte una distanza nella valutazione delle prove, nella ricostruzione, che è frutto, e qui vengo al tema delicato, dell'essersi sedimentata una serie di presupposizioni, precomprensioni, prevalutazioni, pregiudizi nella materia delle prove, soprattutto quelle dei processi indiziari in cui le questioni sono più complesse, che ha un peso. Cioè, Però giudice, mi scusi se la interrompo, dottor Cesena, ma questo non è il frutto però di uno slittamento culturale che ha imposto un punto di vista inquisitorio sul sistema? Perché quando mi scusi, la custodia cautelare, la legge sulla custodia cautelare esiste in Italia. Esiste i tre pericoli e il presupposto che siano attuali e concreti, ma se poi si finisce per interpretare la mera persistenza della carica come un presupposto di reiterazione del reato, dottore, voglio dire, non è che gli avvocati rivendicano chissà quale garanzie, queste sono garanzie costituzionali che vengono meno. No. Direttore, ma quello è un pregiudizio, cioè quello che le sto dicendo, cioè il problema vero è che io mi ricordo il referendum della Lega, insomma poi non ha raggiunto il quorum, quando si voleva abolire la lettera C per l'appunto, cioè quella che prevede il rischio di reiterazione dei reati, che è una formula in palese contraddizione con la presunzione di innocenza, perché non si può immaginare che il GIP o il Tribunale di Esame facciano una valutazione sulla personalità dell'indagato, per cui dal reato che ha commesso si presuppone che ne commetta altri, però hanno ragione quelli che tengono conto che ci sono serialità delinquenziali in determinati campi che vanno comunque contenute. Il problema è che le indagini preliminari con rito accusatorio non c'entrano assolutamente niente, cioè sono una cosa che è stata messa lì perché in qualche modo nel nostro paese abbiamo creato un ibrido
per cui si pensa che il giudice debba in qualche modo sovrintendere alle indagini, cosa che non accade praticamente da nessuna parte in cui c'è il rito accusatorio. Il pubblico ministero si fa carico della raccolta delle prove, c'è un giudice che valuta se quelle prove sono sufficienti per andare a giudizio, eventualmente dispone una custodia cautelare, la questione si chiude. Il fallimento del controllo giurisdizionale sulla fase delle indagini preliminari ce lo siamo voluti perché era diciamo, un aborto da un punto di vista schematico e come tale determina, come ho più volte detto, direttore, lei lo sa, che quando si arresta un cittadino, il pubblico ministero non dico si disinteressa, ma sa che c'è un altro protagonista del processo che è responsabile di quella cattura, di quel carcere, di quella custodia, che è il giudice. Quando un'intercettazione viene fatta e autorizzata, è il giudice che ci ha messo una firma. Questa corresponsabilità del giudice nella ammissibilità, utilizzabilità, validità delle prove nella fase delle indagini è un punto delicatissimo, perché naturalmente una volta che il processo ha un suggello di quel livello, ora anche la riforma della probabile condanna in dibattimento, ci rendiamo conto che consegna al dibattimento, se rigidamente applicata, io ho visto l'intervista, la dichiarazione della collega Maccora, un presunto colpevole, cioè il meccanismo è sicuramente deflattivo, sicuramente mitiga i danni, però una volta che interviene un livello giudizio con regole troppo rigide sulla valutazione della responsabilità, naturalmente consegna ai giudici del dibattimento un soggetto che è passato al setaccio dell'udienza preliminare, guarda caso può darsi che sia probabilmente colpevole, il che non va benissimo. Io non so quali possono essere le soluzioni più adeguate, però è un problema, ed è stato detto mi pare da tutti, di uniformità culturale che è stata persa in questi 2 decenni e che va recuperata, di superamento della cultura dell'emergenza, che non è soltanto il terrorismo, la mafia, oggi gliel'ho detto più volte, direttore, è il codice rosso, sono tutti i reati di strada, sono anche i reati che vengono commessi nel corso di manifestazioni, cioè si creano emergenze rispetto ai quali i giudici sono un'arma molto flessibile, perché risentono molto di questo e questo è un problema delicato. Grazie, dottor Cistella, mi ha rubato 2 minuti, cerchiamo il prossimo giro, Sì. magari le chiederò di essere più sintetico. Onorevole Sisto, come usciamo da questo ibrido in 5 minuti, gliene do anche 6, rispetto alle cose che sono uscite, che lei ha ascoltato? Grazie innanzitutto, caro Alessandro, per questo invito. Saluto tutti i partecipanti a questo webinar, a questo incontro che per tante ragioni diverse ho avuto modo di conoscere e di apprezzare, con cui mi sono interfacciato. Diciamo che dobbiamo partire da un presupposto, che la giustizia ha dei problemi. Ha dei problemi indipendentemente dal referendum, perché se noi volessimo valutare il referendum come una sorta di redde rationem, per cui dopo il referendum deluge, noi diciamo, il diluvio, noi diciamo, secondo me non renderemo un buon servizio alla nostra professionalità. Il referendum è una sorta di, virgolette, incidente costituzionale, chiuse virgolette, in cui si cerca di modificare la Costituzione. Bene, diciamo, una parte degli italiani ha ritenuto di non modificare la Costituzione, un'altra grande parte ha ritenuto invece di poterla modificare. Una spaccatura nel paese che non dà l'idea e non deve dare l'idea di vinti e vincitori, cioè sarebbe molto grave secondo me se noi ritenessimo, come mi è sembrato di capire da qualche intervento, che il referendum ha sancito una fetta di vinti e una fetta di vincitori. È come se la Costituzione non esistesse e che il referendum abbia azzerato tutti i possibili riferimenti al 101, per esempio, no? Qui il Parlamento scrive le leggi, la magistratura le applica, al 24, al 27, al diritto di difesa, alla presunzione di non colpevolezza, al giusto processo. Quei principi rimangono. Cioè io vorrei che fosse chiaro che il referendum non è una sorta di, come posso dire, clava che è stata utilizzata contro i principi che già ci sono nella Costituzione. Diciamo che la mancata vittoria del sì riporta la situazione esattamente a quella che era, né più né meno. Perché se noi non partiamo da questo presupposto, e lo dico con particolare attenzione al bravo dottor Maruotti con cui ci siamo confrontati tante volte, cioè se noi non partiamo dal fatto che noi siamo al punto di partenza e dobbiamo dialogare
da un punto di partenza che è quello dei principi costituzionali esistenti, senza avere vincitori e vinti, perché se qualcuno pensa di poter fare il vincitore nei confronti dei vinti, noi non avremo mai la possibilità di raggiungere un obiettivo che possa essere efficace. Quindi il primo punto di partenza è che il dialogo, l'ascolto avvenga nel rispetto dei principi costituzionali. Perché poi, dice Gianluigi Gatta, che è diventato molto conservatore, mi dispiace dirtelo Gianluigi, ma voglio dire, questa passione per conservare, per evitare le riforme, eppure ne abbiamo fatte tante insieme, sotto l'egida della ministra Cartabia, ma i numeri del Ministero sono importanti, e quel 47% di sentenze di proscioglimento e assoluzione dà una certa lettura del nostro sistema, anche sulla infondatezza di determinate iniziative delle procure. Ma quei numeri delle indagini preliminari, che sono contenute, te lo dico, vattene a leggere, in una interrogazione parlamentare regolarmente letta in Parlamento e che è depositata agli atti parlamentari, danno l'idea di un rapporto fra GIP e pubblico ministero che va dall'85% al 100% dell'accoglimento delle richieste, a seconda si tratti di intercettazioni, di proroga delle indagini, di proroga delle intercettazioni, di decreti di urgenza, insomma, nelle variegate forme di interfaccia fra il GIP e il pubblico ministero. Io non sono d'accordo, tra l'altro, che il GIP non debba essere, come posso dire, colui che vigila l'alta sorveglianza delle indagini preliminari, perché qui avremmo svuotato completamente il codice accusatorio e dovremmo arrenderci dicendo che c'è una fase inquisitoria e una fase accusatoria, ma questo non è possibile per il 111, quindi cerchiamo di dire le cose come stanno. Ognuno deve recuperare i ruoli che il codice e la Costituzione ascrive. Il GIP deve essere diverso dal pubblico ministero quando ne controlla le richieste, il giudice deve essere capace di mantenere nel contraddittorio delle parti la possibilità di acquisire la prova, valutando allo stesso modo le prove del pubblico ministero e quello della difesa. Se su questo non siamo d'accordo, e diventa complicato il dialogo. Cioè, se noi non ribadiamo che quei principi della Costituzione sono validi, dobbiamo parlare soltanto di, che ne so, di efficienza, e tra l'altro, questo lo voglio ricordare, chi parla di efficienza deve fare i conti con quello che è accaduto col PNRR, dove noi riempiremo i ruoli della magistratura entro dicembre 2026, abbiamo migliaia di assunzioni, abbiamo stabilizzeremo 9.400 UPP che avrebbero dovuto invece abbandonare il mondo della giustizia a giugno 2026, abbiamo fatto grandi investimenti nel processo telematico e grandi investimenti nella edilizia giudiziaria, 300.000 metri quadri, quindi tutto si può dire che di questo governo che non abbia a cuore, anche per effetto del PNRR, il problema dell'efficienza. Si può fare meglio? Certo, si farà meglio. Allora, quando noi presto, credo, incontreremo l'Associazione Nazionale Magistrati e il Consiglio Nazionale Forense per capire che cosa si può fare per questa giustizia che, per espressa bocca di coloro che hanno partecipato alla meravigliosa battaglia referendaria, ha dei problemi. Quante volte abbiamo ascoltato questa cosa è giusta, ma non attraverso la modifica della Costituzione, perché poi dobbiamo anche fare, me lo consentirai Alessandro, una analisi del voto sul referendum. Cioè io non sono così, come posso dire, manicheo come Gianluigi Gatta, è stato bocciato tutto. No, questo è un voto composito, è un voto in cui c'è una componente politica, c'è una componente, diciamo, in qualche maniera reattiva, nel senso che la Costituzione non bisogna toccarla, c'è stata una debolezza anche di coloro che avrebbero dovuto meglio attivarsi sui territori, un voto giovanile che è stato fortemente influenzato dai problemi della crisi internazionale e della guerra, e un intervento anche, devo dirlo, deciso di certa magistratura per difendere in qualche modo la situazione attuale, oltre alla campagna elettorale che a mio avviso è stata qualche volta ingannevole, ma ormai alea iacta est è fatta. Però non mi sento di dire che il referendum è stato, diciamo così, un punto di non ritorno. Ecco, questo non va bene, perché analizzare le cause di quel voto, tenuto conto della poca differenza, bastava 1 milione e un voto per poter, io ho fatto pure un conto, se nelle nostre regioni quelle a guida centrodestra, noi avessimo pareggiato, anziché perdere in maniera clamorosa, noi avremmo vinto il referendum. Quindi le causali sono complesse, sono complicate, non è una bocciatura totale, è semplicemente la necessità di ripartire. Ecco, io sono ottimista da questo punto di vista. Lo dico con molta franchezza, sono convinto che questo outing
senza vinti e vincitori, che a mio avviso è necessario per poter riattivare l'ascolto e farci dire da avvocatura e magistratura, perché poi sostanzialmente queste sono le componenti, la politica, l'avvocatura e la magistratura, che possono in qualche modo intervenire utilmente sulla giustizia. Questo azzeramento e ripartenza deve avere, diciamo, una caratteristica, certo, avere a cuore l'efficienza, ma avere a cuore anche il processo. Cioè, non si può pensare semplicemente ad un incontro per avere un ampliamento di pianta organica, che a mio avviso è assolutamente necessario. Sono convinto che la vera, diciamo così, soluzione ai problemi della giustizia è aumentare il numero di magistrati. Questo l'ho sempre detto, continuo a dirlo e ne sono profondamente convinto. Oppure una maggiore efficienza delle app o del processo telematico. No, io credo che noi dovremmo discutere anche di come intervenire sul processo, chiederci se ci sono delle modifiche che possono essere in qualche maniera valutate, ascoltare quello che è il parere dell'avvocatura e della magistratura e poi dare al Parlamento la possibilità di decidere, perché l'ultimo decisore, lo voglio ricordare, è il Parlamento. In un paese come ho finito, Perfetto. ho finito. No, In no, un ma paese... tanto c'è un secondo giro, c'è un secondo giro. No, chiudo con una ultimissima considerazione. Attenzione a valutare, diciamo così, con puntualità i profili, diciamo così, della qualità della giustizia. Qualcuno diceva che la giustizia non è un problema di quantità, ma anche di qualità. Ecco, io credo che questa può essere l'occasione per recuperare una sorta di sinergia intelligente in cui non ci sia qualcuno che si vuole togliere i sassolini, e faccio un esempio noto purtroppo per fatto mediatico, ma qualcuno che vuole davvero riscrivere una pagina utile per i cittadini e per il Paese. Grazie. Allora, abbiamo ancora 20 minuti. Se facciamo un secondo giro, diciamo, rapido, possiamo farlo a patto che ciascuno di voi parli 3 minuti. L'avvocato Petrelli ha dovuto lasciarci e saluta tutti e si scusa. Temporaneamente. Allora, il tempo è questo, il punto è questo, il secondo punto su cui voglio la vostra... una delle questioni chiave del referendum era l'Alta Corte, il tema di una qualche forma di responsabilità disciplinare, che è un punto dolente, quantomeno anche qui, nei dati di cui disponiamo. E quindi il tema, secondo me, che resta inevaso e che io vorrei sottoporre alla vostra attenzione, è quello di conciliare in forme diverse, ovviamente da quelle che erano state concepite, il merito e la responsabilità, qualche forma di responsabilità, quale che sia, e qualche forma di merito, quale che sia, no? Con il valore dell'indipendenza del magistrato, che è un sacrosanto principio. Però questa conciliazione la possiamo, la vogliamo fare, la vogliamo raggiungere, oppure vogliamo continuare ad avere un sistema dove tutte le valutazioni di merito giungono a come sei bravo, tutti sullo stesso piano? C'è un sistema praticamente che non si valuta, è un sistema che non risponde alla luce dei dati di alcunché, né sul piano professionale, perché le carriere non sono ancora dal merito, né sul piano disciplinare, perché i giudici del CSM giungono in una percentuale mostruosa di casi ad assoluzione anche di fronte a casi gravi, né sul piano civile, perché la responsabilità civile non ci piace e probabilmente è anche pericolosa. Allora, una qualche soluzione su questo terreno si può trovare, oppure, siccome il referendum è finito, il problema lo mettiamo nel cassetto? Dottor Marotti, per primo, 3 minuti, non di più però. Sì, allora, intanto condiviso molte delle cose che ho sentito anche dal Vice Ministro Sisto, per cui diciamo un anno di confronti forse ci ha aiutato a comprenderci a vicenda e capire che effettivamente sono più le cose su cui siamo d'accordo che quelle che ci allontanano. Qualità e quantità non sono due cose che fanno a botte, ma ovviamente se si lavora su una quantità ragionevole, la qualità può essere decisamente migliore. Quindi tutto il tema dell'efficienza noi non lo vediamo come un tema, come dire, di mera produttività, ma lo vediamo anche in un'ottica di un miglioramento della qualità del prodotto giudiziario, che poi è quello che noi ci chiedono di servire ai cittadini nel migliore modo possibile.
Allora, guardi, il tema della responsabilità del magistrato, io lo sento tutto e credo che noi già abbiamo aperto un dibattito su questo, già a partire dal Comitato Direttivo Centrale di sabato, che l'abbiamo fatto, diciamo, praticamente nel primo giorno utile dopo l'esito referendario. Io credo che la riforma puntava ad una responsabilità attraverso la punizione, o almeno questo è quello che è stato raccontato anche da alcuni importanti esponenti del governo che avevano contribuito a scrivere questa riforma. Non credo che sia questa la soluzione. Io credo molto nell'etica e nella responsabilità del magistrato, non solo individuale, ma anche come soggetto che fa parte di un corpo, diciamo, di persone altamente qualificate sul piano tecnico, ma che hanno anche una grande responsabilità civile rispetto ai cittadini per i quali prestano un servizio. C'è il tema sicuramente delle valutazioni di professionalità, perché lì il dato è un dato importante. Io credo che però in questo, voi sapete, c'è da partire dalla riforma Cartabia un maggiore coinvolgimento anche su questo piano degli avvocati. Io credo che si potrebbe fare e si dovrebbe fare un discorso molto più largo e ampio, allargato. Diciamo, i magistrati non si valutano da soli, perché sapete nel Consiglio Superiore c'è anche la componente laica, nei consigli giudiziari ci sono gli avvocati. Io credo che forse bisognerebbe allargare un po' la partecipazione sulla valutazione dell'attività del magistrato. Quanto al quella pagella che aveva introdotto il dottor Gatta nella stagione, diciamo, Cartabia, e che voi avete preteso in tutti i modi che il governo stracciasse e buttasse nel cestino, non sarebbe il caso di riconsiderarla in questo momento? Dottor Marotti. Ma guardi, io ora quale sarà la soluzione migliore per, come dire, non dico responsabilizzare di più i magistrati, perché anzi, si è parlato prima della scuola di magistratura. Chi frequenta la scuola, soprattutto per quelli che la frequentano come magistrati in tirocinio, sanno che la pressione che si fa su di loro sul tema della responsabilità è enorme. Si tende più o meno giustamente a far percepire molto al magistrato l'importanza della gravità del lavoro che fa e degli effetti che questo lavoro può produrre sui cittadini. Sono sicuro che quest'opera, diciamo, deve continuare, però in un modo equilibrato, perché i magistrati devono sentirsi e si sentono responsabili di quello che fanno. Non credo, ripeto, che sventolando l'ipotesi di punizioni costruite con questa specie di tribunale speciale, come si voleva creare questa alta corte, era la soluzione migliore. Non lo è. Credo molto nella responsabilità che va costruita attraverso un percorso professionale che deve tenere conto di tutto nella fase delle valutazioni e poi nella fase anche della valutazione degli errori, perché gli errori ci possono essere e vanno valutati. Io sto a quello che dice il vicepresidente avvocato Fabio Pinelli, l'attuale sezione disciplinare del CSM è tra le più severe d'Europa, per cui non mi sembra che ci sia un vulnus da questo punto di vista. Grazie, dottor Marotti. Dottor Gatta, 3 minuti, la prego di stare nei tempi, perché se no non ce la facciamo e non riusciamo a far parlare Sisto. Anzitutto, no, volevo dire che non mi deve sopravvalutare, nel senso che io all'epoca ero solo consigliere della ministra Cartabia e peraltro l'onorevole Sisto era sottosegretario della ministra, e soprattutto la riforma l'ha approvata il Parlamento, che come ci ricorda... Certo, ma lei era l'ideatore della pagella. Sovrano, ecco. No, però detto questo, io credo che il dibattito che c'è stato attorno al referendum, in particolare sul tema anche delle valutazioni di professionalità e del disciplinare, debba indurre auspicabilmente ancora, se possibile, a una maggiore attenzione le persone che sono coinvolte sia come consiglieri del CSM, il ministro, il ministero, l'ispettorato per quanto di competenza, il procuratore generale. Diciamo che questo faro acceso su un tema che è lontano
dal normale interesse e percezione dei cittadini, ecco, come qui parlo con persone che ne sono ben più esperte, anche come nel caso appunto del professor Zanon, per essere stato un consigliere del CSM, oltre che un autorevole studioso dell'ordinamento giudiziario, ecco. Però sono temi che sono lontani invece dal dibattito pubblico, e quindi credo che una maggiore attenzione sia necessaria, sia auspicabile e necessaria, anche da parte della stessa magistratura, qui, nel senso che ho raccolto, ecco, nei discorsi, nelle relazioni che ho ascoltato, grazie proprio a Radio Radicale, della NM l'altro giorno, proprio delle relazioni dello stesso dottor Maruotti, anche del dottor Modi, l'idea di dire al referendum ha vinto il no, ma ciò non toglie che la magistratura ora sia chiamata, e quindi evidentemente anche attraverso i propri rappresentanti nel CSM, a una particolare assunzione di responsabilità che è ancora maggiore. Oltre che loro, direi anche i laici, perché adesso proiettiamoci già verso il nuovo CSM, perché l'anno prossimo ci saranno anche le elezioni. Ecco, io direi che anche chi assume questo ruolo come laico deve essere consapevole di come l'opinione pubblica adesso guarda con maggiore interesse anche ai profili eventuali di responsabilità, come alle valutazioni di professionalità. Chiudo con una battuta. Come sa il collega Zanon, io sarei curioso di chiedere quante valutazioni di professionalità negative ci sono anche tra i professori universitari. Credo che il 99% lo abbiamo anche noi, e non va bene. Se fosse così non andrebbe bene. Dottor Zanon. Niccolò Zanon, prego. Sì, grazie. No, allora, due cose. Mi pare di aver letto un articolo del dottor Cisterna, proprio sull'altra voce, in cui si diceva una cosa che io condivido molto, cioè intanto recuperare le riserve di legge in materia di ordinamento giudiziario, quindi il ruolo del Parlamento, perché il CSM si è impadronito nei decenni di una serie di ambiti che non vuole mollare, che è molto difficile riprendere al ruolo della politica. Però, siccome noi vogliamo attuare la Costituzione più bella del mondo, la Costituzione più bella del mondo prevede una serie di riserve di legge proprio in materia di ordinamento giudiziario. E per esempio, in tema di valutazione di professionalità, io credo che il Parlamento potrebbe proprio fare degli interventi normativi, senza delegare sempre tutto al Consiglio Superiore, ma riprendendo in mano il boccino, e quindi recuperare riserve di legge, andare nella direzione non di punire. A questo punto abbiamo capito, il messaggio del referendum è abbastanza chiaro, però la responsabilità professionale o reputazionale che viene dalle valutazioni di professionalità va irrobustita. Nel fascicolo del magistrato devono entrare alcuni elementi che è sempre stato molto difficile fare entrare e che hanno a che fare con il suo equilibrio, la sua indipendenza, la sua, appunto, proprio la sua natura di essere magistrato, che attualmente nelle prassi, come dire, applicative del Consiglio Superiore non si riesce a far entrare. E quindi se alcune cose cominciano ad entrare nel fascicolo del magistrato, probabilmente valutazioni di professionalità più serie, vedendo il curriculum, potrebbero essere fatte. Ecco, io credo che, lasciando perdere adesso battaglie che sono state condotte in passato sulla responsabilità civile diretta, che presenta molti rischi, lasciando perdere le polemiche sulla responsabilità disciplinare, che non è così severa come dice, non può che dire quello, il vicepresidente Pinelli, ecco, se lavoriamo seriamente sulle valutazioni di professionalità, anche con degli interventi legislativi che siano un pochino più ficcanti, forse possiamo rispondere a quell'esigenza che è rimasta inespressa, è rimasta insoluta dopo l'esito del referendum. Ecco, mi sentirei di dire essenzialmente questo. E non è poco, sarebbe dottor poco, Zanon. sarebbe poco. Grazie. Alberto Cisterna, siamo, ricordo, su Radio Radicale e sul sito dell'Altra Voce, stiamo discutendo in un nostro forum organizzato dall'Altra Voce. Io sono Alessandro Barbano, il direttore di questo quotidiano. Il titolo del forum è riformare la giustizia dopo il no al referendum. Adesso la parola ad Alberto Cisterna, poi chiuderà il vice ministro Francesco Paolo Sisto. Prego, Cisterna.
Sì, no, voglio dire, ha ragione il collega Maruotti. Poi discutendo vedo che i punti di convergenza sono tanti ed sarebbe veramente un peccato sprecarli anche in questo ultimo tratto di legislatura. Cioè, effettivamente, se sfruttando quella che io anche ieri ho detto è un ponte, diciamo, di amicizia che ha lanciato il governo con la nomina di Antonello Mura a capo di gabinetto, tenuto conto del prestigio assoluto di quel ex collega, ma insomma voglio dire, lo è stato fino a pochissimo tempo fa, ed è stato un segnale secondo me di pacificazione importante che credo che l'ANM abbia colto immediatamente, cioè è evidente che si tratta di colloquiare con una persona che ha un ruolo importante e che sicuramente potrebbe trovare delle intese. Ha ragione il professor Zanon, molte delle questioni che affliggono i magistrati, che li tengono insomma in qualche modo in una condizione di difficoltà, sono inerenti proprio al problema di chi valuta il lavoro che viene compiuto. Cioè, talvolta la qualità dei capi degli uffici, la qualità dei semidirettivi, talvolta non è quella che è esattamente richiesta per poter valutare appieno la capacità di un collega che svolge il proprio lavoro all'interno dell'ufficio, se non c'è una, diciamo, dirigenza di prossimità, quindi vicina ai magistrati, vicina all'ufficio, che coglie le difficoltà, talvolta coglie anche le carenze dei singoli colleghi, i percorsi di crescita. Tutta questa cosa non può essere abbandonata in nome di un meccanicismo o di una protezione corporativa, perché poi o scatta il meccanismo appunto del bilancino o scatta la protezione corporativa, siamo tutti bravi, siamo tutti comprensivi. Le volte che a me è capitato di dare valutazioni non lusinghiere di qualche collega che era direttamente correlato alle mie funzioni e quindi di cui rispondevo, naturalmente mi sono trovato quasi sempre sconfessato poi nel percorso successivo, consiglio giudiziario, consiglio superiore, perché scattano dei meccanismi che mettono te, segnalante, in difficoltà, non il segnalato. Quindi su questi temi che richiedono una messa a punto di tutta la macchina giudiziaria, appunto la scelta dei direttivi, la scelta dei semidirettivi, poi i criteri rigidi a cui si devono ottenere, molte cose sono state fatte. Qui i pareri non sono più quelli di 10 anni fa e neanche quelli di 5 anni fa. I pareri adesso sono più stringenti, sono richieste indicazioni più puntuali, il CSM è attentissimo alle statistiche che sono un fatto obiettivo dei ritardi, delle manchevolezze, delle cedevolezze, ma il punto del controllo, come ricordavano un po' tutti, il collega Maruotti prima, della qualità del lavoro, è una questione delicata che bisogna avere il coraggio di affrontare con strumenti che tengano conto dell'autonomia del singolo magistrato, che non può essere diciamo calpestata naturalmente, e dall'altra parte della necessità di tutelare i cittadini. Però io credo, e ho concluso i miei 3 minuti, direttore, che un ruolo importante lo potrebbe avere una responsabilizzazione più coerente degli uffici direttivi e semidirettivi, concludendo e dicendo che quando sulla legge del PNRR si è previsto un apposito illecito disciplinare per i presidenti di sezione dei tribunali e delle corti che non segnalano i ritardi all'interno della propria sezione, si è creato un meccanismo antipatico, ma che comunque ha rotto un certo muro, chiamiamolo di omertà, intorno al modo in cui i giudici lavorano, collaborano, si rendono disponibili. Ci sono accorgimenti che vanno usati in punta di penna, ma che credo troveranno sicuramente tanto consenso dentro la magistratura italiana. Ed è necessario che questi accorgimenti si predispongano, perché Gianluigi Gatta dice: vorrei sapere quanti sono i docenti che hanno valutazioni diverse da quelle dei magistrati, tutte positive. Però un cattivo maestro fa danni, ma non quanto colui che ti viene a prendere di notte e ti porta con le manette ai polsi in carcere senza motivo, e questo accade troppe volte ancora nel nostro paese. Quindi, Vice Ministro Sisto, ringraziarla per aver aderito al nostro invito e darle la parola per l'intervento di chiusura. Come si concilia, dopo il voto referendario, merito e responsabilità con l'indipendenza dei magistrati, nella vostra prospettiva? Grazie. Io innanzitutto prendo atto con piacere che nessuno si aspetta sindrome di Stoccolma da parte della politica. E devo dire che la nomina di Antonello Mura è stata diciamo così, un sollievo un po' per tutti, perché Antonello è una persona equilibrata, di qualità, un giurista, ma voglio farvi un annuncio: che è stato nominato capo del legislativo
il professor Nicola Selvaggi, un avvocato. Per la prima volta nella storia del Ministero abbiamo un capo del legislativo che non è un magistrato. Questo significa come posso dire, una cultura laica della giustizia, cioè la possibilità di riconoscere che non è sempre necessario che nel Ministero ci siano soltanto i magistrati, addirittura il capo del legislativo adesso è un avvocato. A me sembra un passo in avanti verso la possibilità di un dialogo paritario. Dico subito che io credo che il principio di indipendenza della magistratura, che ho detto più volte anche in campagna referendaria, deve rimanere indelebile nei confronti, insieme all'autonomia, e si manifesta essenzialmente non tanto con una protezione del magistrato, ma con la protezione della sua libertà di giudizio. Cioè, questo è il punto, secondo me, di fondo. Il magistrato indipendente è quello che è libero nel giudizio. E se questo è vero, non si può avere la passione per un buonismo autoreferenziale. Io credo che la magistratura, come ha detto subito, fin dall'inizio, anche nel corso della campagna referendaria, sa bene che ci sono dei problemi, la degenerazione correntizia, dei giudizi di valutazione, che io sono convinto, non penso che i professori universitari hanno il 99,4% di giudizi positivi, saremmo tutti ordinari, invece mi risulta che gli ordinari sono molto di meno rispetto a quelli che chiedono di diventare ordinari. Ma o professori associati o anche ricercatori. No, ma non è su quello, non Sì, è su... no, sì, però i giudizi positivi, voglio dire, si fondano sugli incarichi, cioè voglio dire, la valutazione positiva è quella che poi ti consente nella magistratura di accedere a determinati incarichi. Quindi, detto questo, io credo che i problemi ci sono e che credo che anche molti magistrati lealmente li hanno ammessi i criteri elettivi del Consiglio Superiore, il problema della terzietà della sezione disciplinare, cioè questi sono problemi che esistevano anche prima del referendum, che non c'erano, non sono problemi che sono improvvisamente stati cancellati dal referendum. E io sono contento che il dottor Marotti dica con molta franchezza che la disponibilità ad una sorta di scambio, di sinergia, è una disponibilità che prescinde dal quesito va tutto bene? Ecco, io non penso che il referendum abbia trasformato una cosa che non andava bene in un va tutto bene, perché se no questo snaturerebbe la natura stessa dello strumento costituzionale. I problemi restano, rimangono e dobbiamo cercare di risolverli insieme. Io credo che ci sia una differenza tra la libertà di giudizio del magistrato e le condotte che possono essere illegittime e qualche volta illecite. Ecco, io su questo credo che si debba convenire che quando le condotte sono condotte chiaramente violative dei parametri di correttezza comportamentale, come accade per tutti, prosciogliere per la irrilevanza o per la scarsa rilevanza del fatto diventa una sorta di, come posso dire, abuso di situazioni che in qualche maniera potrebbero anche legittimare queste formule di proscioglimento. Quindi credo che su questo si possa in qualche maniera ragionare e intervenire senza ovviamente non fare altro che prendere atto che certi problemi ci sono. Conclusivamente, perché i 3 minuti si avviano rapidamente a terminare. Io sono, ripeto, ottimista e fiducioso. Sono convinto che noi riusciremo a parlare, riusciremo a scambiarci delle opinioni, a fare, come dicevo, outing, ma un outing che possa essere innanzitutto, e torno su questo punto, tecnico-processuale, perché il 111 è una norma che si persegue essenzialmente con un giusto processo che abbia nel contraddittorio, nella correttezza dell'acquisizione della prova, i suoi punti di riferimento. E mi piacerebbe che l'ANM, al di là delle istanze di efficienza, di miglioramento del sistema giustizia, magari anche su questo potesse dire la sua e potesse dirci quali riforme intende per il processo, magari se ritiene anche qualcuna per il CSM, che possa essere utile con un dialogo per poter raggiungere l'obiettivo di eliminare quelle patologie che tutti abbiamo riconosciuto sussistevano prima del referendum e che certamente, ripeto, il referendum non può avere bonificato. Quindi mi piace chiudere con un messaggio di apertura vera, reale, senza pregiudizi, che ci possa consentire in tempi brevi di raccogliere quelle che sono le reciproche istanze e fare in modo che politica, avvocatura e magistratura possano provare, perché chiaramente è un tentativo, io spero che sia molto più di un tentativo, provare a riannodare quello che la campagna referendaria, diciamocelo, ha in qualche modo sfilacciato, un dialogo fra componenti istituzionali importanti
che nel processo devono far valere la loro correttezza. Io dico che anche fuori dal processo, come diceva il Presidente Mattarella, anche fuori dal processo, le condotte di ciascuno di noi devono essere sintonizzate al rispetto di questi principi. Grazie. E sarebbe un buon modo di rispondere comunque a quei cittadini che in maniera anche inaspettata sono andati al voto, dimostrando che la giustizia interessa a tutti, tanto a quelli che hanno votato no, tanto a quelli che hanno votato sì. E noi per questo abbiamo voluto convocare questo forum, riformare la giustizia dopo il non referendum, organizzato dal quotidiano che io dirigo, L'Altra Voce, e da Radio Radicale, e ringrazio il vice ministro Francesco Grazie Paolo a voi. Sisto, il presidente dell'associazione, il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Rocco Maruotti, il presidente delle Camere Penali Francesco Petrelli, che ci ha lasciato poco fa, e i giuristi Gianluigi Gatta, Nicolò Zanon e il magistrato Alberto Cisterna. Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori e la sintesi di questo dibattito sarà domani sulle pagine dell'Altra Voce. Buonasera a tutti da Alessandro Barbano. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci.